Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi costruiremo insieme questo bell'armadietto da balcone di legno in cui metterò i bidoni per la raccolta differenziata. Iniziamo! Come vi ho detto poco fa, in questo video costruiremo questo mobiletto in legno da mettere sul balcone. Prima di iniziare a costruire ci tengo a ricordarvi che questa è la prima volta che costruisco un mobiletto come questo, quindi potrei fare, anzi sicuramente farò, degli errori anche belli grossi. Ovviamente ho iniziato dal progetto, che ha richiesto parecchio tempo per trovare la forma e le dimensioni ideali. Io ho fatto il disegno al computer con Affinity Photo, che è un programma simile a Photoshop, ma voi potete farlo su un foglio di carta. Una volta prese bene le misure e fatta la lista dei pezzi, sono andato a comprare il legno. Io non ho le attrezzature per tagliare grandi pannelli di legno, quindi sono andato in un negozio brico che fa il servizio di taglio del legno su misura. Ed ecco qui tutti i pezzi. Ho fatto i lati e la porta di compensato e il retro di OSB 3, visto che l'OSB 3 costa 1/3 del compensato, quindi ho risparmiato qualcosa. Ho iniziato levigando i pannelli con della carta vetrata di grana 120. Per questo lavoro mi è venuta molto utile la levigatrice che ho comprato di recente, perché levigare tutto a mano avrebbe richiesto molto tempo. Con la levigatrice in poco più di un'ora ho levigato i pannelli. Monterò insieme i pezzi partendo dai più grandi, che sono i lati e il retro. Ho fatto dei fori equidistanti nei due lati e li ho svasati perché la testa della vite rimanga a filo con il legno. Poi ho avvitato i lati al retro, mettendo le viti nei fori che abbiamo fatto poco fa. Poi è venuto il momento di mettere la base. Anche questa l'ho avvitata facendo prima il foro e la svasatura, esattamente come ho fatto per i lati. Una volta avvitata la base, ho tagliato due pezzi di un listello di 3 cm x 3 e li ho avvitati sotto alla base. Ho fatto ciò per rialzare il mobiletto di qualche centimetro da terra e non far strusciare la porta sul pavimento. Ho ruotato il mobiletto e ho iniziato a pensare a come montare il tetto. Questa è stata la cosa più difficile, perché il tetto deve sporgere ugualmente da entrambi i lati. Dopo aver preso tutte le misure, ho fatto i fori per le viti, in modo che coincidano con dove sono i lati. Poi ho ruotato il pezzo di legno e ho fatto i segni per posizionarlo. Per tenere il pezzo in posizione mentre lo avvito ho messo delle strisce di biadesivo sui lati. Una volta centrato bene il tetto l'ho avvitato sia ai lati che al retro e abbiamo fatto la struttura esterna del mobiletto. A questo punto mi è venuto il dubbio se l'OSB 3 vada levigato oppure no e su Instagram mi avete consigliato di levigarlo, quindi l'ho levigato
e ho levigato anche i bordi che sono a vista. Come vedete, ora è tutto più liscio e gran parte delle imperfezioni e delle schegge sui bordi sono andate via. Proseguiamo con la mensola. La mensola non sarà fissa perché voglio poterla togliere se servisse mettere nell'armadietto cose più grandi. Per far appoggiare la mensola ho tagliato appena più corti della mensola stessa 2 listelli da 2x2 cm. Dopo aver preso le misure per mettere i listelli al centro del mobiletto, li ho fissati temporaneamente con del nastro biadesivo. Li avviterò dall'esterno, quindi ho misurato con il metro l'altezza a cui mettere le viti e ho fatto i fori per le viti. Ho messo le viti e per un errore nelle misure le viti sono spuntate nell'aria 1 centimetro più sotto dei listelli. Per fortuna i listelli erano fissati solo con il biadesivo, quindi li ho potuti spostare senza problemi. Alla fine ecco i listelli montati e la mensola ci sta sopra alla perfezione. Ora è venuto il momento di dare l'impregnante sul legno per proteggerlo dalla pioggia. Su tutto il mobiletto e sulla porta darò 2 mani di impregnante trasparente all'acqua e ogni mano sarà divisa in 2 parti, la parte sopra e quella sotto. Prima di dipingere ho pulito tutto il legno dalla polvere con un panno appena inumidito. Iniziamo quindi a dipingere la parte sopra della prima mano. Quando la parte sopra è asciugata, ho girato il mobiletto e gli altri pezzi e ho fatto anche le parti che prima erano appoggiate al telo. Una volta asciugata la prima mano, ho levigato tutto il mobiletto per rendere il legno bello liscio. Ho ancora tolto la polvere dal legno con un panno e ho dato la seconda mano di impregnante. Prima la parte sopra ho fatto asciugare e poi la parte sotto. Anche l'ultima mano è asciugata, quindi il mobiletto è finito. Ora non ci resta che portarlo sul balcone e montare la porta. È piuttosto pesante, ma con il teletrasporto basterà premere un pulsante per portarlo direttamente sul balcone. Eccolo qui, ed ecco anche la porta e la mensola che ho portato su separatamente. Ora monteremo la porta. Per tenerla nella sua posizione mentre metto le cerniere userò 2 pezzi di nastro adesivo di carta. Ho messo 3 cerniere perché la porta è piuttosto pesante. Per avvitare le cerniere ho trovato da un ferramenta queste viti con la testa arrotondata, che in questo caso sono esteticamente più belle. Una volta tolto il nastro di carta, la porta si apre e si chiude senza problemi, quindi possiamo passare alla maniglia. La maniglia è abbastanza facile da montare. È bastato fare 2 fori nelle giuste posizioni e avvitarla con i suoi bulloni. La cosa successiva è la calamita, che terrà chiusa la porta dell'armadietto. Questa è stata più difficile da montare, perché se è troppo lontana non chiude e se sporge rimane una fessura. Comunque, dopo un po' di aggiustamenti, ho montato anche questa e l'armadietto è finito. Ora dobbiamo solo mettere la mensola al suo posto e mettere nell'armadietto i bidoni della raccolta differenziata.
Bene, il mobiletto è abbastanza solido e non è venuto neanche malissimo, anche se ha qualche imperfezione. La porta si apre e si chiude benissimo e grazie alla calamita sta ben chiusa, nonostante la pendenza del balcone. Anche questo video finisce qui. Io vi ringrazio di averlo visto, spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi e non dimenticate di seguirmi su Instagram. Io ora faccio una pausa di un mese per riposarmi un po' e avere nuove idee. E noi ci rivediamo a settembre con tanti nuovi fantastici video. Ciao e buone vacanze anche a voi!